tutti, piccole regolazioni della videocamera e ci siamo. Benvenuti a tutti, welcome to everybody. Siamo live, come al solito vi saluto, vi chiedo se sentite e vedete bene. Questa è l'ultima lezione del videocorso sullo stregone. Perfetto, vedo i vostri commenti, ok, mi dite che si vede e si sente bene. Dicevo, ultima lezione sullo stregone, facciamo ancora una piccola regolazione della videocamera per vedere la parte bassa, quindi abbiate pazienza se vedete un po' di movimento. Ma è importante perché oggi andiamo a lavorare allo sfondo, ultimandolo, e poi faremo qualche piccolo ritocco, ok, sui dettagli che riguardano il viso, anche se, avendo già lavorato molto bene nelle altre lezioni, sarà una cosa piuttosto rapida. Allora, non perdiamo tempo e iniziamo il lavoro finale sullo sfondo, che sembra banale perché bisogna concludere con la stesura del nero dello sfondo. E allora la prima cosa che voglio fare è utilizzare dello scotch di carta, come questo, da andare a posizionare tutto attorno al lavoro. E ora vi farò vedere come, proprio in diretta. Quindi andiamo a utilizzare lo scotch di carta prendendo circa 1 centimetro di foglio pastelmat e cercando ovviamente di posizionarlo in maniera bella dritta, in questo caso orizzontale. Ok, quindi striscia molto aderente al foglio, dritta, posizionata sulla parte alta. Ora andiamo a fare lo stesso lavoro tutto attorno al dipinto, quindi sempre entrando circa 1 centimetro, poi può essere anche mezzo centimetro, però l'importante secondo me è che lo scotch sia posizionato in maniera un po' precisa. Quindi così strappiamo, dato che è scotch di carta, e poi andiamo a farlo aderire. Qui durante le lezioni avevo passato un po' di gessetto fino, diciamo, alla fine del foglio. Non è grave, non fa nulla. In questo caso, ok, una striscia di scotch anche sotto, sempre mezzo centimetro, 1 centimetro, insomma, vedete voi. Ok. E vi dico già che questo sistema ha diversi utilizzi. Il primo ovviamente è di fare aderire bene il foglio al pannello, al cavalletto, insomma, nel punto in cui state lavorando. Nelle altre lezioni io avevo messo dello scotch, ma non avevo contornato tutto il foglio perché mi bastava che fosse abbastanza attaccato in maniera buona al foglio. Potete farlo già dall'inizio, è consigliabile. In questo caso andiamo a creare un margine tutto attorno al foglio. Ora possiamo iniziare con il pezzetto di gessetto della Giraud nero, iniziando dall'alto. Come abbiamo fatto nelle altre lezioni, molto semplicemente fare una stesura del gessetto. È un piccolo pezzo che io uso, come vedete, di piatto, sempre per la comodità di riempire una parte più ampia del foglio pastelmat e in maniera anche più rapida. L'alto scendiamo verso il basso. Ricordiamo che il gessetto della Giraud è piuttosto polveroso perché è molto intenso, c'è una quantità di pigmento considerevole. Ok, e poi con le dita, ma con delicatezza, possiamo stenderlo sulla superficie del foglio in maniera uniforme, in modo da distribuirlo bene. E come vedete, in questo caso lo scotch di carta che ho messo mi fa anche un po' da
da bordo sul quale posso andare con una certa sicurezza, perché farò arrivare fino lì il gessetto e quindi, vedete, sporco anche lo scotch che poi alla fine rimuoveremo. Vedete che a volte non serve riempire già in fase di stesura col gessetto tutta la carta, perché poi con le dita semplicemente trasciniamo la polvere del gessetto e quindi possiamo andare a, come dire, a compattare tutto. Una soffiata di tanto in tanto per rimuovere l'eccesso di polvere e andiamo avanti passando di qua, quindi a destra. Cerco comunque, dato che lo scotch crea un po' di spessore, cerco comunque di stenderlo anche un po' proprio sui bordi estremi. Ok. E riprendiamo con una stesura fatta con le dita che serve, come dicevamo prima, per uniformare il tutto. Quindi questa parte molto manuale, molto sporchevole anche, come vedete. Ci prendiamo il tempo necessario. Nel frattempo, come al solito, se avete domande, curiosità o qualunque cosa, è tutto ben accetto. Riprendiamo il nostro gessetto della Giraud. Si rimpicciolisce, quindi noterete anche voi che quando il gessetto inizia a essere molto piccolo si frantuma ovviamente, quindi alla fine rimaniamo, proprio come sta succedendo adesso a me, con un piccolissimo microscopico pezzetto in mano che devo gestire con il pollice e che peraltro continua a spezzarsi in frammenti sempre più piccoli. Già che ho sporcato il pollice lo utilizzo per continuare la stesura. Cerco di sfruttare tutto il Giraud, anche perché è un gessetto di alta qualità e quindi molto costoso, non si butta via niente. Probabilmente la mia testa entra in campo, ma non importa, ci prendiamo il tempo necessario per fare questi passaggi e una volta che abbiamo tutto il nero possiamo valutare se sono necessari piccoli ritocchi. Ok? Un ulteriore pezzettino di Giraud che prendo dalla mia confezione per terminare la stesura del nero, magari deve essere proprio un Giraud, perché il pezzo può prendere un Rembrandt, che percepirete dalla durezza, e con l'ultimo pezzo di Giraud nero andiamo a concludere tutto lo sfondo. Come dicevo prima, passando anche con le dita sopra lo scotch senza paura, perché ci fa proprio da margine di sicurezza.
ok? Qualche soffiatina per l'eccesso di gessetto e adesso ovviamente una o più salviette per pulirci le mani. Dal gessetto nero della Giraud, che è molto molto sporchevole. È sicuro che ce ne sono anche di più sporchevoli, ad esempio secondo me il nero della Sennelier lo è. Ok, solo a fine lavoro pulirò poi un eccesso di polvere nera del Giraud che si è formata sotto il mio cavalletto e quindi lì con un po' di pazienza dovremo insomma o aspirare se avete un piccolo aspiratore oppure pulire con uno straccio e uno sgrassatore il tavolo, il banco, insomma ovunque siate, perché la particolarità della pittura a pastello è l'intensità incredibile, come dico sempre, dei colori, ma dobbiamo sapere che questa intensità crea anche ovviamente dello sporco. Dunque, ora seleziono qualche matita per i miei ritocchi finali. Intanto parliamo di quali ritocchi finali vanno fatti. Allora, il lavoro, il dipinto è concluso al 99,9%, quindi non saranno molti i ritocchi che devono essere fatti sul dipinto. Però ad esempio una cosa che vedo, poi ognuno di voi avrà la propria reference, come diciamo sempre, o stampata su carta patinata come il mio, su carta normale, qualcuno lo avrà sul computer, quindi queste cose variano sensibilmente. Una delle cose che vedo adesso a lavoro finito è ad esempio il punto luce sul naso, che deve essere leggermente più spostato verso il basso, ma cosa ancora più importante, deve essere più scintillante, più luminoso. Quindi i miei consigli sono questi. Prendiamo il Caran-d'Ache bianco, come questo che ho io, che è il numero 901. Io di solito quando faccio questi lavori cerco di trovare un punto d'appoggio, in questo caso appoggio il mignolo sullo sfondo nero, per avere un po' più di stabilità con la matita e poter lavorare sopra il naso, come vedete, in maniera più... Ecco, allora, quello che sto facendo è creare con dei piccoli tocchi un punto luce bianco più vibrante, più visibile, più potente qui sul naso. E nel frattempo ne aggiungo un po' per abbassare un po' la sensazione di questo punto luce. Basta, tutto qui. La stessa cosa che vedo adesso è che con una diversa pressione può essere aggiunto un po' di bianco qui, perché c'è una lieve luce, ok? Quindi voglio col bianco in questo caso esaltare un po' il rosa della pelle per creare una sensazione di luminosità. Lo uso con una pressione diversa da quella ovviamente della punta del naso perché non voglio che sia così tanto luminoso. Perfetto, quindi questo. Dopodiché, dato che ho appoggiato il mignolo in queste zone, ok, perché volevo un punto d'appoggio e vedo anche le mie impronte digitali, vado semplicemente ad annullarle di nuovo, come quando stavamo stendendo il gessetto nero, passando il dito e togliendo. Salvietta. Ora, un'altra cosa che va fatta è sul livello della barba, quindi direi che in questo caso invece con il nostro Caran-d'Ache 661, che è questo e che è un azzurro chiarissimo, ok? Andrei invece qui a dare ancora qualche piccolo punto luce sulla barba, quindi aggiungendo qualche pelo della barba, ok? E ovviamente potete sempre farlo in maniera, come dire, autonoma. Però anche qui, come vedete, quello che faccio lo faccio mantenendo una certa pressione, quindi una pressione tale che fa sì che questi peli che io aggiungo si vedano, quindi piuttosto forte come pressione. Spero che si veda anche a video, ecco qua ad esempio posso aggiungere 2 tocchetti. È una cosa che va ad arricchire anche, cioè, oltre che tutto il lavoro,
anche proprio parlando nel dettaglio, la sensazione, ok, di luce che arriva da destra, quindi secondo me è carino. Poi qui questo è uno di quei punti dove dovete regolarvi voi autonomamente. Io consiglio sempre ovviamente di non esagerare, quindi di equilibrare quello che state facendo, dato che i peli che io sto aggiungendo li inventiamo, sia come posizione. Ovviamente io guardo un po' qua e là dove sono situati, ma poi andate da soli, quindi questo significa appunto che dovete molto regolarvi voi a livello di buon senso, ovviamente di decisione, per capire di non esagerare, ok? Quindi, però mi crea un effetto della barba più bello, più realistico. Sto sempre utilizzando questa tecnica, come vedete, che fa ruotare la matita in modo da avere sempre un effetto molto fine, sottile, e quindi rendere i peli della barba più credibili, ok? Quindi qua e là un po' di questi. Cambiamo magari la pressione per alcuni punti, ok? Utilizziamo anche qui magari il bianco e andiamo a cercarci, non so, dei punti luce estremi dove c'è qualche piccolo colpo di luce proprio sui peli, addirittura bianco. Io qua li faccio anche sconfinare sul nero, creando di nuovo un po' l'effetto realistico di questa barba, sempre regolando la pressione, quindi voglio che ci sia qualcosa che si veda in controluce. Ecco. Oltre che essere rilassante, è anche molto soddisfacente. Quindi prendetevi il vostro tempo, lo fate con calma, esercitatevi, come ho spiegato nell'ultima lezione, a padroneggiare questa tecnica nella quale si fa ruotare appunto la matita per creare un effetto molto sottile. Regoliamo sempre diverse pressioni e direi basta, proprio per non esagerare. Ok? Il resto del lavoro che abbiamo, come dire, fatto durante il corso di tutte queste 7 lezioni è stato graduale, ci ha permesso di arrivare a questo risultato, quindi un risultato che è consentito dal pastello, molto incisivo, molto intenso, molto realistico. Ovviamente voi state vedendo il lavoro in video, ma vi garantisco per esperienza che il video, le foto sono tutt'altra cosa rispetto ad averlo davanti agli occhi, perché l'intensità e la verità che forniscono questi colori sono qualcosa di incredibile. Allora, approfitto di questa sede per dire ancora 2 cose che riguardano prima di tutto il rimuovere lo scotch e poi la fase di incorniciatura. E si tratta di, molto banalmente, andate con attenzione a rimuovere lo scotch che abbiamo messo tutto attorno al lavoro adesso. Io non lo faccio qui solo perché mi si stacca il lavoro, scende giù, rischia di sporcarsi con la polvere nera qua sotto. Non posso adesso stendere il cavalletto in orizzontale, altrimenti non vedreste più niente, ma è quello che farei per avere più facilità a togliere lo scotch e poi a prendere il foglio. Avrete appunto questo mezzo centimetro più o meno di presa del foglio, in modo che possiate toccare il foglio senza sporcarvi troppo e senza danneggiare il lavoro. Se decidete di incorniciarlo, come molti di voi sanno, come credo molti di voi abbiano già fatto, quindi l'incorniciatura del lavoro, vi consiglio prima di tutto di guardare il mio video che trovate qui sul mio canale YouTube, che è il video proprio che parla di spray fissanti e incorniciatura. Quindi cercate questo video perché spiego tutto quello che serve per, uno, fissare il lavoro con un fissante, ammesso che vogliate farlo, perché non è indispensabile, e 2, come comportarsi per andarlo a incorniciare. Quindi dovrete poi prendere il lavoro con cura una volta che avete tolto lo scotch, usare lo spray fissante se volete farlo, altrimenti portarlo direttamente da un corniciaio, il quale dovrà mettere il dipinto con una cornice anche sotto vetro,
quindi un vetro con un distanziale che non tocchi il lavoro, perché non deve essere ovviamente toccato dal vetro, e poi un passepartout, ok, che può essere una scelta anche stilisticamente interessante, che gira attorno al lavoro e quindi lo va a incorniciare e esaltare ancora di più. Un passepartout che in questo caso va sopra, ad appoggiarsi sopra il nero, anche se per pochi millimetri, in modo che non si veda il nostro stacco, diciamo così, grigio. Se invece volete fare un'incorniciatura senza passepartout, quindi la cornice direttamente che taglia il lavoro, avete la possibilità di aggiungere semplicemente del giro nero attorno a tutto il bordo, e allora a quel punto dovete sapere che semplicemente prendete con le mani da sotto il lavoro tenendolo sollevato senza insomma utilizzare le dita sopra per evitare di lasciare impronte e quant'altro. L'ultima cosa che voglio dirvi prima di salutarvi è che da oggi, come vi avevo già accennato nelle lezioni precedenti, questo mio dipinto dello stregone, fatto apposta per le lezioni di pastello qui su Patreon, sarà in vendita. Quindi ho deciso di metterlo in vendita partendo da un'asta, quindi da una base d'asta. Farò un post su Patreon, quindi in anteprima come al solito solo per voi, dove spiegherò tutto. Vedrete, sarà molto semplice, ma vi darò delle indicazioni su quanto dura questa finestra per fare delle offerte, le offerte che potrete fare ovviamente scrivendole sotto nei messaggi, fino a che giorno e fino a che ora, e tutti i dettagli. Quindi questo è. Nel frattempo io lo firmo, e mentre faccio questo vi saluto ancora. Per fare la firma, che può essere un'altra cosa anche importante per voi, utilizzate, io di solito utilizzo un carbotello, un carandace, comunque senza premere troppo, perché non mi piace tanto che si veda la firma, però questa è una cosa che va a gusto personale. Comunque prendete una matita, io adesso per farvi vedere posso usarne anche una un po' più scura del grigio che stavo usando, anche perché effettivamente è troppo chiaro, quindi anche qua ho l'opportunità di mostrarvi come si può con facilità, se avete uno sfondo scuro, cancellare, vedete la firma, semplicemente toccando un po' col dito, spostando la polvere di pastello nero, e poi in questo caso uso un carandace 770, quindi un viola che è molto più scuro. Andiamo a firmare. Credo di aver detto un carandace, ma sto usando un carbotello, comunque potete usare i vostri pastel pencil, che sono ideali se li temperate un po', per firmare i vostri lavori. A me piacciono le firme discrete, che comunque non vanno a togliere niente al lavoro, che si intravedono più che vedersi, quindi si avvertono quelle. Dicevo, è stato un corso lungo di 7 lezioni, sono molto contento di questo corso, sono molto contento dei risultati che ho visto, perché molti di voi mi hanno mandato a vedere in anteprima delle immagini dello stregone che stavate facendo, e provate a pensare come un corso come questo vi offre la possibilità di avere un punto di partenza importantissimo sulla vostra tecnica, che potete soltanto accrescere e migliorare. Da questo mese inizieremo un nuovo corso qui su Patreon, sempre, quindi in esclusiva per voi, sostenitori. Presto avrete tutti i dettagli sul nuovo soggetto e su ciò che serve per il nuovo corso, che ovviamente sarà ancora un pelino più avanzato di questo. Ci sentiamo con il post dell'asta per la vendita del mio stregone, che dico già posso spedire ovunque in tutto il mondo, e ci aggiorneremo prossimamente per qualsiasi evenienza. Mandatemi a vedere i vostri stregoni finiti. Io nel frattempo vi saluto e vi ringrazio ancora per avermi seguito. Buon weekend!